Bentornati in soffitta! Per la rubrica podcast dedicata alle eroine del fumetto nostrano, oggi andiamo a conoscere la bellissima Miele disegnata dal maestro Milo Manara. Sul canale troverai una playlist dei fumetti con le protagoniste più belle e sensuali del fumetto. Mi raccomando, visita la playlist e scrivimi qual è la tua preferita. Miele, la dolcissima sexy eroina di Milo Manara, è probabilmente la creatura più famosa del maestro. Fa la sua prima comparsa nel 1986 sulla rivista Totem, dove è protagonista della storia Il profumo dell'invisibile. Si dimostra subito, e non poteva essere altrimenti trattandosi di Manara, spregiudicata e disinibita. Miele, la donna perfetta di Milo Manara, e ciò nonostante, a differenza di altre famose fanciulle di Manara, Miele sembra essere al di sopra di ogni volgarità. Il suo aspetto, che ricorda molto quello della sensuale Kim Basinger, e l'indubbia eleganza di un corpo splendido sembrano concederle tutto. Alta, slanciata, un corpo perfetto e un viso angelico sormontato da una cascata di capelli biondi lievemente ondulati ne fanno un'icona di donna perfetta, entrata ormai nell'immaginario erotico anche di chi non ama i fumetti. Il suo nome, Miele, si porta dietro un'aurea di trasgressione. Quando le viene chiesto perché si fa chiamare Miele, risponde serafica: perché ce l'ho dolcissima, almeno così dicono. Di solito accompagnando la maliziosa spiegazione con una dimostrazione pratica, quasi incapace di sopportare l'eventuale dubbio da parte del fortunato interlocutore. Dopo questa sua prima apparizione, la vedremo tornare più volte nei fumetti di Manara. Innanzitutto in alcune storie brevi che da lei prendono il nome e numerate progressivamente, Miele 1, Miele 2, Miele 3, Miele 4, Miele 5 e Miele 6, in cui scopriamo la sua professione. In queste piccole storie vediamo Miele al lavoro con una troupe televisiva che gira materiale di varia natura, in particolar modo Candy in camera, alla ricerca di reazioni della gente a comportamenti o a domande imbarazzanti, una sorta di indagine sul comune senso del pudore. In queste storie alterna l'attività di giornalista a quella di comparsa delle stesse Candy in camera. La ritroviamo in seguito tra le pagine di altri fumetti di Manara, in cui non è la protagonista. Nel gioco 2, ad esempio, seconda parte del gioco, uno dei più grandi successi di Manara, anche se non una delle sue opere migliori, dove in uno studio televisivo è intenta in quella che sembra la sua attività prediletta, mostrare ancora una volta, a un affascinante sconosciuto, il perché del suo nome. Oltre ai fumetti è possibile ammirare la sexy eroina in immagini e in illustrazioni di ogni tipo. Nel 1997 Il profumo dell'invisibile viene trasposto in un film di animazione disegnato dallo stesso Milo Manara. Come tutte le eroine di Manara, Miele attraversa la gran parte delle tavole completamente e parzialmente nuda, come l'autore ama disegnare. Questo avviene in pubblico e in situazioni in cui si trova ad essere osservati da una massa di persone del tutto estranee alle vicende e spesso contro la propria volontà. E tu, conoscevi questo personaggio? Se vuoi conoscere altre eroine del fumetto come Miele, visita le playlist e iscriviti per restare aggiornato sui contenuti della soffitta.